Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi vorrei fare una chiacchierata con voi. È da un po' di tempo che ho in mente di parlare di questo argomento perché ricevo spesso delle domande al riguardo da parte vostra. Voi che guardate i miei video qui su YouTube siete studenti di italiano. Lo spiego perché questo video potrebbe essere visto anche da italiani, quindi spiego che il mio canale è principalmente rivolto a studenti di italiano come seconda lingua o come lingua straniera. E quindi magari se qualche italiano capita su questo video si chiederà: ma perché parla di questo argomento? Perché ricevo spesso una domanda da parte dei miei studenti, che è la seguente: perché gli italiani usano tante parole inglesi? E questa è una bellissima domanda a cui rispondere, a cui cercherò di rispondere, perché in realtà io non ho una risposta a questa domanda, posso solamente fare delle ipotesi, quindi vi risponderò secondo il mio punto di vista. E spero anche che questo video possa essere uno spunto di riflessione per altri italiani come me. Allora, nel titolo leggete anglicismi inutili. Che cosa vuol dire? Significa usare parole inglesi o pseudo inglesi al posto di parole e modi di dire italiani, che esistono in italiano. Vi faccio degli esempi, me li sono appuntati qui, quindi se leggo lo schermo è perché leggo i miei appunti. Il primo esempio che mi è venuto in mente è location, detto proprio così, location. Che bella location, anziché dire che bel posto, che bel posto. Un altro esempio che vi faccio e che ho sentito tantissime volte in televisione durante le ultime Olimpiadi invernali a Milano Cortina è stata la seguente domanda: quale sarà la legacy di queste Olimpiadi? Perché legacy? In italiano esiste la parola eredità, esiste la parola lascito. Quale sarà l'eredità di queste Olimpiadi? Quale sarà il lascito di queste Olimpiadi? Possiamo anche riformulare la domanda dicendo: che cosa ci lasceranno queste Olimpiadi? Un altro esempio è il seguente: c'è stato un misunderstanding, c'è stata un'incomprensione, oppure molto semplicemente non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. Un altro esempio: facciamo brainstorming. Perché dire così quando possiamo dire buttiamo giù delle idee? Perché secondo me questo è un problema? Perché svuota la lingua di significato. Perché in molti usano anglicismi inutili. Credo che sia un sintomo di pigrizia linguistica. Ci vengono buttate addosso costantemente dalla televisione, dai giornali, da internet, delle parole che poi vengono riutilizzate senza battere ciglio, senza fare il minimo sforzo per riformulare quel pensiero in italiano. C'è molta superficialità da questo punto di vista, in televisione, sui giornali, su internet, da chi dovrebbe fare informazione, da chi dovrebbe fare cultura. A volte leggo o sento delle frasi che non significano nulla, che non hanno un significato, sono vuote e sono dette solamente per sembrare qualcosa che non è. Qual è il rischio? Il rischio è quello di creare difficoltà nel comprendere, quindi creare confusione, non c'è comprensione reale del testo e di conseguenza non c'è una vera comunicazione, vengono solamente buttate fuori delle frasi. Credo che non ci sia cura per quello che si dice, per quello che si scrive, per come si dice, per come si scrive. Perché dico che non c'è vera comunicazione? Perché se io chiedo alla persona che ha detto quella cosa, la persona stessa non è in grado di
ridirlo in italiano, non è in grado di spiegare quello che ha appena detto. E questo ci porta a un ulteriore punto, che è il fatto che tendenzialmente gli italiani non parlano inglese. Quindi usare tutte queste parole inglesi, tutti questi anglicismi inutilmente, è pura finzione. Non c'è padronanza della lingua inglese e nel momento in cui non riesci a spiegare che cosa stai dicendo, non c'è padronanza neanche della lingua italiana. C'è questa assurda idea che se uso tante parole inglesi, tanti anglicismi, do l'impressione di parlare inglese. Sono alla moda, sono al passo con i tempi. Sono fermamente convinta che stare al passo con i tempi non significhi infarcire le frasi di anglicismi senza sapere quello che si sta dicendo. Stare al passo con i tempi significa parlare la lingua inglese, conoscerla, avere una padronanza dell'inglese e avere un'ottima padronanza anche della propria lingua madre. Questo significa stare al passo con i tempi. E ci tengo a sottolineare una cosa, questo non è un video contro la lingua inglese, assolutamente. A me piace molto l'inglese, lo studio da quando ero piccola, lo parlo, penso di parlarlo abbastanza bene e quindi vedo proprio l'ipocrisia che c'è dietro questo fenomeno e al contempo amo la mia lingua madre e la insegno alle persone che vogliono studiarla, la insegno a studenti stranieri e vedo che questo è un problema diffuso, soprattutto nel momento in cui i miei studenti me lo fanno notare. Quindi ci tengo a salvaguardare la lingua italiana e quindi spero che questo video possa arrivare a molte persone e ovviamente ci saranno persone che saranno d'accordo con me, altre che non saranno d'accordo con me. Va bene così, va bene lo stesso. Mi piacerebbe però aprire un dibattito sano nei commenti. Quindi tornando al punto, in italiano esistono tante parole, le parole ci sono in italiano. È una cosa che mi fa arrabbiare quando qualcuno usa gli anglicismi inutili, poi faccio notare che in italiano quella parola esiste e la risposta che mi viene data è sì, però non è esattamente la stessa cosa. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Come si fa a dire una cosa del genere? Sì che è esattamente la stessa cosa. In italiano esistono proprio quelle parole che tu stai usando in inglese, perché purtroppo c'è una sfiducia che contraddistingue gli italiani in generale, in questo caso nei confronti della propria lingua. Si crede nell'infallibilità della lingua inglese, sempre e comunque, e quindi si mette da parte la propria lingua, consciamente o inconsciamente che sia, però questo a lungo andare creerà dei problemi seri dal mio punto di vista. L'italiano ha una ricchezza linguistica immensa. Ritornando un attimo al primo esempio che vi ho fatto, della parola location. Quante parole esistono in italiano? Perché ogni situazione ha una parola. Si può dire posto, luogo, spazio, ambiente, area, sala, sede, sito, stanza e poi più nello specifico ristorante, parco, ufficio, edificio, eccetera, eccetera. Quindi le parole ci sono, le parole in italiano ci sono, bisogna solo usarle. Io vi consiglio vivamente di guardare il discorso di Anna Maria Testa proprio su questo argomento, che potete guardare, che trovate sempre qui su YouTube. Io direi di continuare con gli esempi. Ho scritto una breve lista che poi voi potete ampliare nei commenti qui sotto. Fare shopping, fare acquisti, fare spese, management, gestione, direzione, la gestione. E quindi di conseguenza il manager è il gestore, il direttore. Però ovviamente dire manager fa più figo? Non lo so, ditemelo voi. Per me no, però. Ho schedulato un meeting alle 16. Ho programmato
una riunione alle 16. Non è difficile, ho programmato una riunione alle 16. Ci sei in giornata per una call? Chiamata. Ci sei in giornata per una chiamata? La deadline è martedì prossimo. Scadenza. La scadenza è martedì prossimo. È stata una bella performance. Se stiamo parlando di uno spettacolo, in italiano esiste la parola esibizione. È stata una bella esibizione. Se stiamo parlando di un'attività sportiva, si dice prestazione. Se stiamo parlando di economia, si dice rendimento. Il prossimo step, il prossimo passo, la prossima cosa da fare è. E infine, perché mi sto innervosendo, quali sono le tue skill? Oppure peggio, skills con la S per il plurale, che in teoria gli anglicismi o i prestiti in generale non formano il plurale in italiano, rimangono invariati. Quindi quali sono le tue skills? Le tue competenze? Quali sono le tue competenze? Allora, questo è sicuramente un fenomeno a ribasso. Cosa significa? Significa che l'unica che ci perde qui è la lingua italiana, a ribasso per la lingua italiana. Come possiamo combattere questo fenomeno a ribasso? Facendo riflettere le persone. Quello che mi piace fare è fare domande, cioè sento una frase detta da qualcuno e chiedo che cosa significa? Quindi in qualche modo porto quella persona a riflettere su quello che ha appena detto per aprire un dialogo. Fatemi sapere se siete d'accordo. Proviamoci insieme. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, grazie mille per aver seguito questo video e sarò molto curiosa di leggere i vostri commenti e le vostre riflessioni su questo argomento. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo presto. Ciao!